Mi trovo a Viareggio all'inizio del nuovo lungomare appena riqualificato. È da qui che partirà la prima crono di quest'anno del Giro d'Italia 2026, Viareggio-Massa. Ma prima di addentrarci all'interno delle Alpi Apuane è arrivato il momento di visitare questa coloratissima Viareggio. Andiamo! Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport ed amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, seguendo le tappe del Giro d'Italia. Seguitemi! Ciao Alessandra, benvenuta a Viareggio. Grazie Stefano. Senti, io Viareggio la conosco per il suo carnevale famoso in tutto il mondo e super colorato. Cos'altro mi racconti? Sicuramente Viareggio è la città del carnevale, una città che per me, ma gioco in casa, è stupenda. Oltre al carnevale, il Festival Pucciniano, una delle più grandi manifestazioni di opera lirica che si tiene a Torre del Lago, una azione di Viareggio. La particolarità è che viene svolto in un teatro all'aperto meraviglioso intitolato proprio a Puccini. Puoi vedere il porto di Viareggio, che è il simbolo della nostra città, è chiaramente collegato alla cantieristica navale. Le eccellenze della cantieristica di Viareggio sono conosciute in tutto il mondo. Yacht di lusso? Yacht di lusso, ma insomma siamo veramente la città più importante a livello di cantieristica. Quindi Viareggio cantieristica, ma anche tanto sport. Tanto sport, in particolare in questi ultimi anni con la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi. Devo dire che Viareggio è tornata ad ospitare grandi eventi, ad ospitare le nazionali italiane di tanti sport, il calcio ma non solo, il rugby e poi tante altre manifestazioni, ma anche col beach soccer. Da 21 anni sta prendendo sempre più piede. Quindi eventi sportivi che riescono in qualche modo a richiamare il turista lungo tutto il periodo dell'anno. Il collegamento dello sport e del turismo è fondamentale. In questi ultimi anni siamo riusciti attraverso gli eventi internazionali a portare, specialmente in un periodo destagionalizzato come quello prima e dopo l'estate, tantissime persone a Viareggio. Quindi Stefano, sport fuori stagione e anche grandi eventi come ad esempio il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia mancava da ben 42 anni a Viareggio, quando 4 anni fa è tornato questo grandissimo appuntamento che per 4 anni consecutivi è eguagliato solo dalla città di Roma. Quindi andiamo a braccetto con la città di Roma per farvi capire l'importanza e che importanza dà la nostra città allo sport. Il Giro d'Italia avrà inizio proprio dal nostro lungomare. Ma il famoso lungomare dove sfilano i carri allegorici? Proprio quello che da prima del Novecento ha reso celebre appunto la nostra città. Stefano, lungomare che ovviamente avrà una ciclabile, immagino. Chiaramente sì. E allora vado a farmi una pedalata. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Sindaco, buongiorno! Ciao Alessandra, benvenuta a Massa, Piazza Aranci, la piazza principale della nostra città. Ed è uno splendore, oltretutto circondata dagli aranci. Sì, sono una nostra caratteristica, gli agrumi, gli aranci, l'arancio amaro, ma anche il limone. Cos'altro si può visitare qua a Massa? Ma qui intanto c'è il Palazzo Ducale della famiglia Cibo Malaspina, dominata dal Castello Malaspina, una cattedrale dedicata a San Francesco, perché San Francesco è il nostro patrono. E poi abbiamo tutta la parte che porta verso Marina di Massa, e quindi tutta la parte che si affaccia verso il mare. Il mare è quello classico della Versiglia, quindi con la spiaggia morbida che va verso il mare, ma poi abbiamo anche una recettività importante con alberghi e strutture balneari che naturalmente sono il nostro fiore all'occhiello. Ma poi qui andiamo dal mare a zero in pochi chilometri ai 2000 metri delle Alpi Apuane. E invece per quanto riguarda le cave, cosa mi racconti? Le cave sono dei luoghi importanti di produzione, di attività lavorativa, sono più piccole di quelle di Carrara
Sandra, sono all'interno del Parco della Puane e sono cave però pregiate perché hanno dei materiali colorati che sono a volte molto richiesti anche sul mercato, anche delle architetture, della costruzione. Possono diventare anche luoghi però di incontro, perché anche le cave possono diventare punti turistici, non soltanto per essere visitate in quanto tale, ma anche per svolgere all'interno di esse degli eventi culturali, dei concerti, degli spettacoli, delle recite teatrali. Ecco, noi vogliamo puntare molto anche su questo, perché anche questo fa parte delle nostre caratteristiche. Siamo una città turistica, ma anche una grande vocazione all'artigianato e all'industria. E noi stiamo cercando di fare in modo che queste due realtà possano convivere con il rispetto dell'ambiente e della natura, perché abbiamo il Parco della Puane, che naturalmente è un bellissimo parco regionale che noi vogliamo sviluppare e valorizzare. Beh, Francesco, davvero interessante e voglio andarla a visitare. Grazie mille. Ciao, a presto. Ciao Francesco. Ciao. Ciao Laura. Ciao Alessandra, piacere, benvenuta al Passo del Vestito nei nostri bacini estrattivi di Massa. Beh, un panorama mozzafiato, si vede il mare, si vedono le Alpi Apuane. Sì, è una cosa unica nel suo genere. Questo è un sito? Sì, è un sito estrattivo dove estraiamo il famoso marmo bianco. E la caratteristica di questo marmo qual è? Indubbiamente è il fondo bianco dove si mescolano delle vene grigie che creano geometrie naturali uniche al mondo. Infatti il nostro marmo bianco è apprezzato in tutto il mondo e sempre più ricercato. Quindi Laura, possiamo parlare di un vero e proprio distretto del marmo? Certo, è un distretto del marmo che rappresenta la nostra economia locale, perché oltre a esserci tante famiglie che lavorano nelle cave, il marmo dà lavorare ad un indotto importante del nostro territorio, dall'autotrasporto, le varie segherie che tagliano, il nostro marmo che sarà poi destinato come prodotto made in Italy nelle destinazioni più importanti. Processo di estrazione che però avviene nel totale rispetto della natura. Indubbiamente, la prerogativa è un'estrazione che comunque sia sostenibile e preservi le nostre montagne. Infatti, come vedi, lì abbiamo la nostra parte estrattiva che è una galleria di marmo dove estraiamo lì cercando di mantenere preservato lo skyline della montagna. Quindi Laura, questa cava è anche visitabile? Certo, questa cava è visitabile proprio per cercare di unire due mondi tra loro contrastanti, il mondo dell'escavazione e il mondo della preservazione della biodiversità. Laura, ma queste cave si riescono a visitare anche dall'esterno e anche si riesce a vedere come viene estratto il marmo? Certo, vieni, ti accompagno e ti lascio nelle mani del nostro esperto capocava. Ciao Giovanni. Ciao Alessandra, benvenuta nel cuore della montagna. Questa è una cava in galleria. Il macchinario che vedi dietro noi è una tagliatrice a catena per scavare in galleria, praticamente dai tagli sia orizzontali che verticali. Come avviene uno scavo? Partendo da un piazzale esterno e scavando con avanzamenti di 3 metri alla volta si crea la galleria. Quando noi abbiamo tagliato il perimetro della galleria, col filo diamantato tagliamo il posteriore, poi con la pala meccanica lo estraiamo e lo andiamo a selezionare fuori all'esterno con un altro macchinario. Giovanni, scusami, ma questo è il blocco che è appena stato estratto Sì, dalla cava? Questo è il blocco che è stato estratto, è un blocco grezzo che va risquadrato. Beh Giovanni, non me l'aspettavo, è un taglio praticamente delicato. Sì, è un taglio delicato, con queste nuove tecnologie riusciamo a tagliare a secco. Quindi Giovanni, senza il consumo dell'acqua? Sì, nel rispetto dell'ambiente. Da questo momento i blocchi sono pronti per andare in giro per il mondo. Come accadrà a me, quindi dal bianco del marmo di Massa al nastro rosa del mio Giro d'Italia. Il mio viaggio continua. Grazie Ciao, Giovanni. Alessandro. Ciao. Mi trovo sul lungomare di Marina di Massa, quest'oggi tappa completamente toscana. Siamo partiti da Viareggio, famosissimo per il suo coloratissimo carnevale, ma non solo, navi, porto ed una spiaggia che parla
di turismo e sport. Alle mie spalle una scultura che ben rappresenta lo spirito di questa città. Sono le velle di marmo che rappresentano la leggerezza, che richiamano le cave di marmo bianco delle cime apuane. Ma la nostra esperienza qui in Toscana termina qui, perché il giro continua in direzione Liguria.